Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video tema camper. Oggi una giornata di test, una sessione di prova di consumo elettrico per vedere come si comporta l'impianto, le batterie e il pannello. Rimanete con me e guardiamo assieme cosa succede. Ho acceso un po' di apparecchi come avete visto, ora mi occupo dell'unità di continuità usata come inverter. Per prima cosa ricollego il comando remoto. Una volta connesso il comando remoto non mi resta che attaccare i cavi della batteria. Questa è la novità, perché finora l'avevo provato con la sua batteria interna, ora attacco una delle due batterie del camper.
Ora siamo arrivati al momento della verità, sono pronto ad accenderlo, collego il mio solito pezzettino di cavo adattatore, quello che ho costruito io, e poi ci metto una prolunga e comincerò a vedere di usarlo, comincerò ad attaccarci il computer e vediamo come va. Qui, giusto per vedere che sta funzionando, collego un attimo l'alimentatore del computer, che ha un LED azzurro che, se si accende, vuol dire che c'è corrente. Finalmente ho cominciato a provare le cose. Come avete visto, ho collegato l'UPS come inverter, ci ho attaccato la prolunga, all'inizio la prolunga, poi però mi servivano due spine, allora ho attaccato una multipresa. È una buona sensazione quella di riuscire a usare roba elettrica, perché era un po' che mi mancava, dovevo venire qua, vi ricordate, con l'UPS con dentro la sua batteria. Adesso è un'altra cosa, insomma, tutta la corrente che mi serve me la dà il camper, quindi sono autonomo. È simpatico come situazione. In questo momento forse si sente anche, sta andando computer con un alimentatore USB sempre 220 volt, perché serve per una delle periferiche che ho attaccato al computer, serve un'alimentazione aggiuntiva USB, e quindi mi sono portato un alimentatore. Quindi ho due periferiche a 220 volt, il computer e questo alimentatore. Poi intanto il telefono si sta caricando dalla presa USB, dalla presa 12 volt che abbiamo visto lì vicino al pannello di controllo. Ormai è quasi carico, quindi si sta caricando bene normalmente, e per ora va tutto bene. Poi adesso lavoro un po' col computer, poi dopo tra un po' ci risentiamo e vediamo come va. Per ora da qui vedo le spie del gestore di carica. Per ora lampeggia ancora con le batterie cariche, adesso vediamo se tra un po' magari si accorge che sto scaricando. È vero che ci ho attaccato ben poco, perché il computer, che anche la batteria scarica, è un portatile, sta anche caricandola, ma l'ho misurato in casa, poi mi sono portato anche l'apparecchiettino, quello per misurare eventualmente, però l'avevo misurato in casa con la batteria in carica, sono 20 watt, una roba da niente. L'altro alimentatorino, sarà qualche 2-3 watt, non lo so, forse meno, non lo so, deve dare solo 5 volte quella periferica lì, quindi adesso sto consumando poco. Ovviamente, come avete visto, ho la ventola accesa e la lascerò accesa sempre, così qua gira aria. Per ora si sta bene, anche se sono in pieno sole, oggi è una giornata abbastanza calda. Niente, quindi per ora vado avanti così, ci sentiamo tra poco, vediamo un po' se magari è cambiato qualcosa. È passata un'oretta e mezza, più o meno, un'ora, un quarto, un'ora e 20,
Ho usato tutto il tempo il computer, la ventola sul tetto è sempre in funzione, il cellulare ormai me l'ha caricato al 100%, però le batterie non danno segno di essere consumate perché è troppa poca roba, perché il computer sono 20 watt, che è quello che consuma di più, il cellulare poca roba, la ventola per fortuna consuma pochissimo, quindi per ora non ho riscontro di consumo. Le due batterie sono ancora 13,8, quindi come voltaggio, quindi sono praticamente ancora cariche. L'unità di continuità, l'inverter, si comporta bene, ho toccato i cavi, sono tutti freddi, non si stanno scaldando, quindi per forza, perché sto assorbendo troppo poco. E niente, adesso si è fatto tardi, è l'una, quindi vado a mangiare, torno in casa, vado a mangiare qualcosa, poi torno qua nel pomeriggio. Nel frattempo lascio la ventola accesa, l'inverter lo spengo, quindi il computer me lo porto via, che mi serve, e per cui l'inverter lo posso spegnere. Preferisco, perché voglio essere qua a tenerlo sotto controllo le prime volte che lo accendo. Dopo magari non mi servirà a rimanere, cioè una volta che so che tutto funziona posso fidarmi, ma per ora preferisco spegnere mentre me ne vado. Lascio solo la ventola accesa e basta. Che poi non è solo la ventola, perché vabbè, è niente, però c'è anche il VC composter, che vi ricordate ha quella ventolina che va sempre, quindi appena io accendo l'impianto elettrico del camper, quella prima azione che ho fatto nel video, la prima scena del video, la ventola del VC è già accesa. Teoricamente poi quando ci vivo dovrà sempre rimanere accesa 24 ore su 24, quindi teoricamente l'impianto elettrico non lo spegnerò più. Comunque poi ne riparleremo. Niente, allora tra poco vado a mangiare, poi torno e continuo la giornata di uso della mia corrente gratis. A dopo. Ok, sono tornato in camper, è pomeriggio, un po' tardino perché mi sono accorto che sono arrivato in casa che erano quasi le 2, adesso sono le 4. La ventola sta girando ancora, adesso ho riacceso il computer, mi ci metto a lavorare, ho portato altra roba, ho portato della roba da caricare, tipo una vecchia PSP che devo caricare col 220 e una Nintendo DS che ho, che posso scaricarla con l'USB, e l'ho attaccata al posto del cellulare, che il cellulare è carico con l'adattatore 12 volt USB. E le batterie dice che sono ancora cariche, anche perché nel frattempo che non c'era solo la ventola. Una cosa che devo verificare è che sembra che il frigo non funzioni a 12 volt, perché non è raffreddato per niente. Ai tempi mi avevano detto, quando l'avevano montato, che l'interruttore dovrebbe avere una lucina, mi hanno detto la lucina è bruciata. E non vorrei che invece si fossero confusi e il frigo non va a 12, cioè deve andare a 12, però magari non funziona. Adesso verificherò se gli arriva a 12 volt, verificherò i fusibili, ma credo siano tutti a posto. Comunque li verificherò. Niente, adesso mi rimetto a lavorare al computer, ci sentiamo ancora tra un po'. Eccoci qua. Allora, sono le 5:30 e poco fa, un paio di minuti fa, si è accesa la spia di carica della batteria sul controller, sul gestore di carica, per la batteria a cui è attaccato l'inverter. Purtroppo nelle istruzioni non c'è scritto quando questo succede, a che voltaggio. Io ho provato a misurare, il voltaggio sembra ancora oltre i 13 volt, per cui non è detto che abbia
non lo so, al di sotto di una certa soglia si riattivi di nuovo la carica. Essendo le 5:30 non credo che arrivi tanto sole sul pannello, ce n'è ancora di sole ma è abbastanza obliquo, quindi non è detto che faccia molto. Purtroppo mi sono reso conto che aver preso solo il controller senza l'unità di controllo remota con il display è un po' inutile, perché il gestore di carica in sé dà solo il fatto se sta caricando oppure no e basta, non dà nessun voltaggio né niente, e la misurazione fatta col tester sui morsetti non è fatta bene, nel senso che mi dà il voltaggio che c'è in quel momento, che non è il voltaggio della batteria. Dovrei staccare la batteria per provare veramente la batteria, così lui praticamente è sempre al lavoro, anche quando lampeggia e dice 100% di carica, c'ha la carica di mantenimento, quindi sta comunque mandando qualcosa. Il voltaggio quindi rimane, diciamo, alto, giusto, l'amperaggio è poco, cioè la carica di mantenimento manda pochi ampere, quindi io non riesco molto effettivamente a calcolare quanto sia carica o scarica la batteria. Adesso lo valuterò domani mattina quando tornerò qua, se vengo qui domani mattina, penso di venire qui domani mattina, perché ora che arrivo sicuramente un po' di sole sarà già stato preso e quindi vedo a che punto sta, se è ancora in carica oppure no. Direi che per la prima giornata come prove è andata bene. L'altra batteria non ha dato segni di scarica, cioè mi dice ancora che è in carica di mantenimento, quindi è ancora carica. Nel frattempo il Nintendo DS che avevo messo a caricare con l'adattatore 12 volt USB si è caricato completamente, quindi sta andando, però ovviamente la carica è poca, quella che gli ho richiesto. Mentre su quella dell'inverter adesso c'è attaccata contemporaneamente il computer, una specie di diffusore per i vecchi iPod e la ricarica della PSP, l'alimentatore della PSP. La PSP è ancora in carica, la musica adesso l'ho abbassata per questioni del video, ma sta andando e il computer sta funzionando, quindi per ora direi che è andato bene, perché ho usato diverse ore il computer, alla fine l'avrò usato 4-5 ore, sì, 3 ore e mezza, 4, 2 ore stamattina, 1 ora e mezza fino adesso sta finendo una cosa, quindi 4 ore di utilizzo del computer più altra roba. La batteria non sembra del tutto scarica, però il controller è partito a caricarla. Ok, direi che per questa prima sessione di prova, così un po' buttata lì perché non sono tanto organizzato, adesso mi mancano ancora delle cose per fare alcune prove fatte bene, e direi che per oggi è tutto. Sono le 5:30, tra un po' me ne vado a casa che devo annaffiare le piante di mia sorella. Tutte le sere alle 6:30 gli devo annaffiare le piante, quindi tra un'oretta devo annaffiargli le piante, quindi ora che vado a casa e faccio quello che devo fare, poi sono in orario. E niente, quindi direi che ci aggiorniamo a domani e vedo cosa fare domani. Mi trovo qualcos'altro da fare, mi porto qualcos'altro da caricare o che cosa. Domani mattina quando arrivo vediamo appunto in che stato è la carica e vediamo. Ok, per questo video è tutto, grazie della visione, ai prossimi esperimenti, ciao a tutti.